Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Il mio stile di casa. Quando penso alla mia casa ideale e allo stile che preferisco, immagino sempre un luogo che possa trasmettere calma, accoglienza e armonia. La casa, per me, non è soltanto uno spazio dove dormire o mangiare, ma è il centro della vita quotidiana, il posto dove mi sento al sicuro, dove posso riposare e dove posso esprimere la mia personalità. Ogni dettaglio, dai mobili ai colori, contribuisce a creare l'atmosfera che desidero. Lo stile della mia casa rappresenta anche la mia visione del mondo e il mio carattere. Il mio stile di casa è semplice, funzionale ma anche elegante. Non amo i luoghi troppo pieni di oggetti inutili, perché mi fanno sentire confuso e disordinato. Preferisco avere meno cose, ma scelte con attenzione. Questo non significa vivere in uno spazio vuoto, ma piuttosto avere solo quello che serve davvero e che mi dà piacere. Per me, la bellezza sta nell'equilibrio tra comodità e semplicità. Lo stile minimalista mi piace molto, anche se non voglio rinunciare al calore e ai colori che danno vita agli ambienti. La prima cosa che considero nello stile di casa è la luce. Una stanza luminosa sembra più grande, più felice e più positiva. Per questo preferisco finestre ampie e tende leggere che lasciano entrare il sole. Amo anche usare lampade calde che creano un'atmosfera intima la sera. La luce è come l'anima della casa. Senza di essa gli spazi sembrano tristi, mentre con la giusta illuminazione diventano accoglienti e sereni. Un altro elemento fondamentale sono i colori. Mi piacciono i colori chiari, come il bianco, il beige o il grigio chiaro, perché danno una sensazione di ordine e di calma. Allo stesso tempo, mi piace aggiungere piccoli tocchi di colore più vivace, come il blu o il verde, attraverso cuscini, quadri o tappeti. Questo rende l'ambiente più personale e meno monotono. Credo che i colori abbiano un grande potere, possono influenzare l'umore e le emozioni. Per esempio, un soggiorno con pareti chiare e qualche elemento verde mi fa pensare alla natura e mi rilassa. Anche i mobili hanno un ruolo importante nello stile della mia casa. Non amo i mobili troppo pesanti o antichi, anche se riconosco il loro valore. Preferisco mobili moderni, semplici, con linee pulite, ma allo stesso tempo robusti e pratici. Mi piace che ogni mobile abbia una funzione precisa e che non occupi spazio inutile. Per esempio, un tavolo allungabile è utile perché si adatta sia alla vita quotidiana sia alle cene con gli amici. Una libreria ben organizzata non è solo pratica ma anche decorativa, perché mostra i libri e gli oggetti che raccontano la mia storia. Un'altra caratteristica del mio stile di casa è la presenza di piante. Le piante portano vita, freschezza e colore. Non sono solo un elemento estetico, ma anche un modo per respirare meglio e sentire un legame con la natura. Mi piace avere piante in salotto, in cucina e anche in camera da letto. Alcune sono piccole e facili da curare, altre più grandi e decorative. Quando entro in una stanza con piante verdi, mi sento subito più tranquillo e felice. Le piante, secondo me, rendono la casa un vero rifugio. Per quanto riguarda i tessuti, preferisco quelli naturali, come il cotone o il lino. Mi piace che i divani abbiano coperte morbide e che i letti siano preparati con lenzuola fresche e semplici. I tappeti invece li scelgo in modo che diano calore, ma senza essere troppo pesanti o difficili da pulire. I tessuti hanno un ruolo speciale perché sono quelli che tocchiamo ogni giorno, quindi devono essere comodi e gradevoli. Un altro dettaglio fondamentale per il mio stile è l'ordine. Una casa ordinata mi fa sentire bene, mi rilassa e mi permette di concentrarmi meglio. Non significa che tutto deve essere perfetto, ma che ogni cosa ha il suo posto. Uso scatole, cassetti e scaffali per organizzare gli oggetti e ridurre il caos. Credo che il disordine nella casa porti anche disordine nella mente, mentre un ambiente ben organizzato aiuta a vivere con più serenità.
Un altro aspetto molto importante del mio stile di casa è il rapporto tra modernità e tradizione. Mi piace avere spazi moderni e funzionali, ma allo stesso tempo con qualche dettaglio che ricorda la mia storia personale o le tradizioni della mia famiglia. Per esempio, nella mia cucina mi piace avere utensili moderni che rendono più facile cucinare, ma anche un tavolo di legno che ho ereditato dai miei nonni. Questo tavolo non è solo un mobile, ma un ricordo affettuoso. Intorno ad esso si sono sedute generazioni della mia famiglia e ogni volta che lo guardo mi sento parte di una continuità. Lo stesso vale per i piccoli oggetti decorativi. Non mi piace comprare troppe cose solo per riempire lo spazio, ma mi piace esporre fotografie, souvenir di viaggi o regali ricevuti da persone care. Ogni oggetto racconta una storia e rende la casa unica. Credo che una casa senza ricordi personali sia fredda, mentre una casa che contiene ricordi diventa viva e autentica. Nel salotto, che considero il cuore della casa, voglio sempre creare un ambiente che inviti alla conversazione e al relax. Mi piace avere un divano grande e comodo, cuscini colorati, un tappeto morbido e un tavolino basso dove appoggiare libri o una tazza di tè. Non amo i salotti troppo formali, dove sembra che non si possa toccare niente. Preferisco un salotto accogliente, dove gli amici e la famiglia possano sentirsi liberi e a proprio agio. In cucina, il mio stile è pratico e funzionale. La cucina è uno degli spazi più usati della casa, quindi deve essere ben organizzata. Mi piace avere armadi capienti, elettrodomestici moderni e superfici facili da pulire. Allo stesso tempo, però, la cucina è anche un luogo di convivialità, quindi non deve essere troppo fredda. Mi piace decorarla con qualche pianta aromatica, come basilico o rosmarino, e con colori caldi che stimolano l'appetito e la voglia di cucinare. La camera da letto è invece il luogo dove cerco soprattutto calma e riposo. Qui preferisco colori neutri e rilassanti, come il bianco o il blu chiaro, e tessuti morbidi che mi fanno sentire comodo. Non amo avere troppe cose in camera da letto. Un letto comodo, un armadio spazioso, un comodino e qualche quadro alle pareti sono sufficienti. Credo che la camera da letto debba essere un rifugio silenzioso, lontano dal rumore e dallo stress della giornata. Anche il bagno ha un ruolo importante nello stile della mia casa. Non deve essere solo funzionale, ma anche un luogo dove posso rilassarmi. Mi piace avere una doccia ampia e luminosa, specchi grandi e asciugamani morbidi. Un bagno ben arredato dà una sensazione di pulizia e di benessere, e per me è uno spazio dove posso prendermi cura di me stesso. Un altro principio che seguo nel mio stile di casa è la sostenibilità. Credo che sia importante rispettare l'ambiente anche nelle scelte domestiche. Per questo cerco di usare materiali naturali e riciclabili, ridurre gli sprechi e risparmiare energia. Le piante, i mobili di legno certificato e gli oggetti fatti a mano mi piacciono perché hanno un valore ecologico e allo stesso tempo estetico. Penso che una casa bella debba anche essere responsabile verso il pianeta. Mi piace anche cambiare alcuni dettagli della casa in base alle stagioni. In inverno preferisco coperte calde, colori più scuri e candele profumate che creano un'atmosfera intima. In estate invece scelgo tessuti leggeri, fiori freschi e colori più chiari che danno freschezza. Questi piccoli cambiamenti rendono la casa sempre nuova e mi fanno sentire in sintonia con la natura che cambia intorno a me. Infine, credo che lo stile della mia casa sia un riflesso del mio carattere. Non cerco la perfezione, ma l'armonia. Voglio che ogni ospite, entrando, possa sentire subito un'atmosfera di accoglienza e di pace. La mia casa deve essere un luogo dove posso vivere bene, crescere, lavorare, riposare e condividere momenti con le persone che amo. In conclusione, il mio stile di casa è fatto di semplicità, luce, ordine, calore e natura. Non è uno stile di lusso o complicato, ma uno stile che risponde ai miei bisogni quotidiani e che rispecchia la mia personalità.
Credo che ogni casa, per essere davvero bella, debba parlare di chi ci vive dentro. E la mia casa parla di me, della mia ricerca di equilibrio, della mia voglia di serenità e del mio amore per le cose autentiche. Se vi piace il mio canale, non dimenticate di iscrivervi. Ci vediamo nel prossimo video.